Questo era già Mercedes, questo no, questo è più vecchio, è stato tutta la vita fuori, è ancora più sano di questo, se lo vai a vedere. Allora, questo qui era un fresaneve all'epoca, aveva un motore ausiliario qui dietro, vedi che la capotta andava tutta chiusa qui, tipo furgoncino, perché proteggeva il motore. E l'albero di trasmissione per azionare la fresaneve passava a fianco all'orecchio dell'operatore. Vedi che il vetro è fatto a 3 pezzi. L'albero passava lì in mezzo, proprio a fianco all'orecchio. Qui? Sì, a fianco all'orecchio dell'operatore. Pazzesco. L'albero di trasmissione per far girare poi la turbina anteriore. Attenzione a dietro che puoi cadere. Qui entriamo in un altro regno. Sì, no, qua è un ennesimo... Questa è l'officina, chiamiamo l'officina che vede che è una tettoia, arrangiata con niente. Però qua dentro c'è un altro mezzo, un altro unimo, l'ennesimo, praticamente dove ti giri. Non ci sono attrezzature, tutta roba hobbistica e roba di recupero, tipo le saldatrici, compressore, queste cose qua, non è roba, diciamo, è professionale ma è roba antiquata, roba che solo io riesco a fare funzionare, che per quello che mi serve, che non posso andare a spendere soldi per attrezzature per usarle quelle poche volte poi accantonarle, perché non c'è un rientro, perché io non faccio lavori per terza assolutamente, faccio solo le mie cose. Sì, vabbè, Quindi, comunque è una buona attrezzatura per essere, cioè diciamo un hobby. sì, però è un hobby di carrozzeria io non ho niente, di officina meccanica c'ho quasi niente, però riesco a fare un po' di tutto, dalla carrozzeria alla, sempre tipo i serbatoi che ho fatto adesso. Questo qua è un serbatoio delle acque grigie, guardate. Questa qui è una lamiera che ho recuperato da una cassa in inox, in 8 decimi. L'ho sagomata, questo sarà il serbatoio delle acque grigie. Quelle là sono le 2 cassette che vanno dietro i portaattrezzi, dietro ai parafanchi. È tutta roba recuperata. La lamiera recuperata, vedi che è vecchia, si vede che è andata verniciata chiaramente, tutto il resto. Perché spendere soldi per il nuovo quando effettivamente Esatto, c'è? qui dal produttore al consumatore, tutto qui è. No, anche perché la Shinox adesso mi dicevano che va a 10 euro a chilo. Adesso è assurdo. È tutto aumentato. È assurdo. Io questa qui è gratis, l'avevo. Invece che dare al rottamaio che me la paga a 20 centesimi al chilo. Sì. È diventato qualcos'altro, È diventato qualcos'altro. un lavorato, un oggetto. E qua comunque abbiamo un altro mezzo, un altro unimo, diciamo, ovunque ti giri qua. Allora, questo mezzo è stato più una sfida, che ne sono un po' pure pentito. Questo mezzo qua è stato incendiato, bruciato. Poi ti faccio vedere un po' le foto com'era. È stata una sfida con me stesso a farlo rinascere, ci sono riuscito, però tu non hai idea il lavoro che ci ho fatto. Possiamo solo immaginare. E i soldi che pure ci spendo, perché chiaramente qualcosa devo pure comprare. Questo qui era veramente da buttare, irrecuperabile. Quindi questo qua l'ho preso, è agricolo, è immatricolato agricolo, forse è stato pure questo che mi ha spinto, perché è patente B, c'ha le attrezzature, quindi è un mezzo valido anche a livello commerciale. Quindi questo qua è stato, ripeto, poi ti faccio vedere le foto, smontato letteralmente, buttato tutto quello che c'era da buttare. Qui è rimasto solo il telaio, il cambio e i ponti, che il motore l'ho buttato, è stato cambiato, cabina buttata, molle, ammortizzatore, tutto l'impianto è tutto buttato. Quindi è nuovo questo mezzo. sono partito dal telaio sabbiato, verniciato, tutti i paraoli, tutti i gomini, tutti i madonni che ci vogliono, tutti messi nuovi. Cioè tu non la puoi verniciare lì una molla, la devi per forza smontare, perché sennò guai tutto. Quindi vedi che sono tutti pezzi, si capisce che è stato tutto smontato, tutto rifatto, tutto l'impianto nuovo aria, l'impianto nuovo fatto idraulico, perché questo c'ha l'impianto idraulico a 5 vie, c'ha il precambio con 8-16 marce, c'è la presa di forza a 540.000 giri, insomma c'è un casino di attrezzature. Tutte queste componenti che vedi, praticamente tutto nuovo, cioè guardate che roba. Tutte ricostruite. Sì, ricostruite, adattate. Ad esempio qui, le pompe freni, ce ne ho messe 2, sono Iveco, ripeto sempre le modifiche, perché la pompa Mercedes, che è una pompa in tandem il doppio di questa qui, costa 1.700 euro. Sì. E non fornisce nemmeno più i kit di riparazione Mercedes. Queste qua io ho pagato 25 euro l'una,
I polmoni li ho presi da un rottamaio che me li ha regalati, quindi io con 50 euro ho messo 2 pompe nuove che frenano molto meglio di quella sua originale. Sono i vecchi. E con 10-15 euro io cambio i gommini quando mi si rompono. No, guardate pure sotto, cioè guarda, sotto è nuovo, cioè è ricostruito chiaramente come dice Gianni. No, però la è- cabina non è, la tua l'ho buttata. Mm. Questa qui è una cabina che ho preso d'occasione, che era pure un po', perché l'ho pure ricostruita. Quindi l'ho dovuta ricostruire, richiudere. Lì ho messo lo sportello di un vetro di un Ducati, dello sportello laterale. Quello è Ducati quel vetro. Il motore, ho messo il motore di un autocarro, che l'ho Guarda il motore. trasformato a motori Unimog, perché i motori sono il 366, i monoblocco sono tutti uguali. Mm. Poi che succede? Mercedes, a seconda della destinazione dove va il motore, se va su un autocarro, su una barca, su un pullman oppure sull'Unimog, gli dai il vestito appropriato. Capito? Quindi tu prendi il monoblocco, gli dai il vestito dell'Unimog, diventa motore Unimog. E difatti io qua ce n'ho due, se ne ricordi vedi. In questo caso il vestito che cos'è? La testata? Oppure... Non ti spiego. Questi due motori qua, uno e due, quello è il mio che era sotto il mio prima. Ah, ok. Il 132. Sono motori di Pullman 366 turbo. Questo è un motore da 200 cavalli l'uno. 200 cavalli l'uno. Turbo solamente, senza intercooler. Il vestito qual è? I collettori, sia aspirazione che scarico. Ok. Questi del Pullman non possono andare lì perché non ci vogliono i collettori del vestito Unimog. Ho capito. Quindi i due collettori, le puleggi, la coppa dell'olio, la piastra dietro della campana della frizione, la pompa dell'acqua cambia, il portafiltro olio con tutto l'annesso e connesso, cambiano tutte queste cose esterne. Però il blocco, sempre lo stesso. Il blocco identico. è lo stesso. Mm. Quindi questi motori qua sono uguali a quelli dell'Unimog, quindi cambiando diciamo le scarpe, i pantaloni e la camicia diventa motore Unimog. Vabbè, va. Andiamo di là che vediamo Anche le altre perché- due vecchie. Questa è di provenienza tedesca. L'agenzia a suo tempo, un po' di anni fa, mi ha perso tutti i documenti e quindi è senza documenti, quindi lo venderò o a pezzi, che mi dispiace smembrarlo perché insomma è un sacrilegio, È un reperto storico questo. Cioè. oppure se c'è qualcuno che se lo tiene in campagna o riesce ad immatricolarlo tramite ASI, perché con l'ASI si può immatricolare. Questo di che anno è? Questo sarà un freno a tamburo, sarà del 71, 70-71. È un pezzo da museo praticamente. E c'è il precambio ed è perfettamente funzionante. E poi è cabrio, non è stato tagliato il tetto. Proprio così esce forse. Sì, ci manca il parabrezzo ma è cabrio. Quindi è pure un pezzo... Allora il problema mio, che io ogni volta che tolgo qualcosa è un pezzo di cuore che se ne va. Sì. Perché io mi affeziono alle mie cose. Però purtroppo tra l'età che sta avanzando mi rendo conto che non ho più l'energia di poter fare tutte queste cose qua e quindi a malincuore ho deciso di svendere un pochettino queste cose qua. Se io questo qua lo faccio a pezzi ci guadagno molto di più di quando lo venderei così, però è un sacrilegio che non mi permetto a smembrare un pezzo di storia, giustamente. Come altre due pezzi di storia sono qua, che ho parcheggiato qui. Qua entriamo proprio... Vedi qua, questi sono i nonni degli Unimog. Questo qui è del 53, quando ancora Mercedes dava solo i motori all'azienda che faceva gli Unimog, perché l'Unimog non è un progetto Mercedes. No, infatti, Unimog era un'azienda a sé. Esatto, era un'azienda che faceva tutte altre cose e poi si è inventato l'Unimog. E usava i motori Mercedes, i primi diesel che Mercedes faceva a suo tempo. Poi mi pare che nel 55 o 56 l'ha assorbito Mercedes e gli ha messo la stella. Quindi questo qua non è Unimog di Mercedes, questo è Unimog, è proprio il primo modello. Questo è un pezzo un po' raro. Sì. Questo è un motore da 30 cavalli a precamere, motore di vecchia concezione che ci avrà 30 cavalli, 30-35 cavalli, non di più. Che roba. Questo quindi ha quanti anni allora? Sei del 51? Ci avrà quasi 70 anni, 72 anni. Mercedes non ha inventato l'Unimog.
Mercedes l'ha soltanto rilevato, migliorato un po' nel tempo, anche se alcune cose non è che l'abbia migliorato di tanto, perché i talloni d'Achille ce l'hanno pure gli Unimog. E c'è da dire una cosa, che il concetto tecnico di quando è nato l'Unimog, cioè questo qui, 70 anni fa, e come ce l'ho il mio, come sono pure adesso, sempre la gamma 435 e 437, il concetto tecnico è rimasto invariato, cioè il telaio a culla, i ponti a portali, i tubi di spinta e le sospensioni a molle, cioè è rimasto invariato. Cioè il punto forte dell'Unimog è questo, ma non l'ha progettato Mercedes. Mentre quello lì è più recente, quello lì è già Unimog e c'è Mercedes. Quindi qui abbiamo proprio la storia Sì. che va avanti, questo, quello. Questo qua è del 55, mi pare 56. Vedi, la semplicità assoluta. Sì, guarda, già sono i fusibili. Quattro file. Qua qualche fusibile è stato rimpiazzato da qualche cavo di ferro, per esempio. Perché è una semplicità incredibile. La semplicità assoluta, assoluta. Vedi il motorino con la dinamo, il radiatore, niente, tutto semplice. Ormai persino una bicicletta è più complicata di questa cosa. E vedi che questo, nonostante l'età che ha, che è stato sempre fuori, cioè i suoi 70 anni li ha passati fuori all'intemperie. Non è marcio, ancora è ottimo. Sì. Le cabine tipo la mia del 1003, che non hanno ancora 30 anni, sono tutte marce. E come mai secondo te? Come mai? Perché Mercedes, per quello che si vanta che è la stella delle stelle, tante cose non le fa bene. Perché se quelle cabine le avesse, per quello che costano chiaramente, perché Mercedes ha dei costi improponibili, cioè proprio esagerati sui ricambi. Tu pensi che solo uno sportello nudo Mercedes lo vende sui 1.700-1.800 euro, cioè 2 pezzi di lamiera. Questo era già Mercedes, questo no, questo è più vecchio, è stato tutta la vita fuori, è ancora più sano di questo, se lo vai a vedere. No, ma si vede pure già così. Guarda. Allora, questo qui era un fresaneve all'epoca, aveva un motore ausiliario qui dietro, vedi che la capotta andava tutta chiusa qui, tipo furgoncino, perché proteggeva il motore. E l'albero di trasmissione per azionare la fresaneve passava a fianco all'orecchio dell'operatore. Vedi che il vetro è fatto a 3 pezzi. L'albero passava lì in mezzo, proprio a fianco all'orecchio. Qui? Sì, a fianco all'orecchio dell'operatore. L'albero di trasmissione per far girare poi la turbina anteriore. Attenzione a dietro che poi cadete. E questi qua, insomma, tanti mi stanno chiedendo i ponti perché fanno i prototipi con il fuoristrada, ma questo è veramente un sacrilegio. Questo sono senza documenti, ma li ho presi senza documenti perché per gli anni che hanno, insomma, non si sa che fine hanno fatto, insomma, non esistono più da nessuna parte. Questi sicuramente si immatricolano con l'ASI senza problemi, senza nessuna cosa. Però andare a distruggere un mezzo di queste qua veramente è un oltraggio, è un'offesa, diciamo, a quella che può essere l'archeologia industriale, automobilistica, tutto il resto. Però a me mi piace il cuore vederli qua ad arrugginire giorno per giorno senza poterli mettere a posto. Quindi ragazzi, cogliete questo appello. Se qualcuno di voi... Salviamo la storia dell'Unimog. Ma io vede, pure io purtroppo ho 2 figlie femmine, se non gli interessano queste cose, vabbè, d'accordo. Però pure i ragazzi di oggi non vedo interesse, non vedo, tranne tu che io mi meraviglio, io ti faccio i complimenti che Ringrazio. hai intrapreso questa chiamiamolo, No, è una passione anche per me, guarda. una passione. Cioè io vorrei trasmettere le mie cose che ho imparato da me, insomma io non ho fatto scuola d'officina, di carrozzeria, di disegno, però riesco a fare queste cose. Però potresti insegnare. Cioè non c'è niente di complicato, qui e poi è tutta la mira robusta, nel senso che non devi stare lì, vedi qua è tutta c'è la massa, vedi è sano ancora sto mezzo, 70 anni all'intemperie è sano. 70 anni, un'auto degli anni 90 qui le trovi già tutte marce, cioè... No, ma vedi già quello lì, che è più giovane, E peggio, vedi, ancora più semplice, questo è il motore, ancora più semplice questo qui. poi è un motore veramente
Come fai a rompere un motore del genere? Come- No, motori lenti, motori che sono i primi diesel, insomma, non hanno potenza. Ah, c'è già qualche pezzo Bosch. Il regolatore di carica della dinamo. All'epoca c'era la dinamo. Sì, questo è la dinamo. Sì. Che non è l'alternatore. Vede, ancora c'è la sua cinghia originale. Vede che cinghia spessa, quelle cinghie di cuoio di una volta. Bene. E questo è tutto originale ancora. Questo radiatore, guarda che Questo è il radiatore, semplicissimo. semplice, proprio sembra è un contenitore praticamente. Vedi l'impianto elettrico, 4 fili. Queste qua sono le scatole fusibili, con i fusibili vecchio tipo. Vedi, il telaio della cabina, 13-13. Questo qua è un pezzo importante. Per i collezionisti è un pezzo importante.